Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubi di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo è avuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Una volta, questa era la parabola del figlio il prodigo. Adesso si chiama parabola del padre misericordioso. Mi sembra più che giusto. La parola padre compare ben 13 volte in questo brano, mentre figlio solo 9. Se c'è un protagonista in questa storia è sicuramente il padre. Ma più che un protagonista c'è una dinamica, quella del triangolo, come quella della canzone di Renato Zero. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Qui ci sono il padre, il figlio minore, quello prodigo, spendaccione, e il figlio maggiore. C'è un triangolo nella parabola perché c'è un triangolo nel contesto in cui viene raccontata. L'abbiamo sentito nei primi versetti. Gesù, i pubblicani e gli scribi. La parabola è per tutti. Per i peccatori, a cui è chiesto di convertirsi, di tornare indietro, di tornare a casa. E per i farisei, che si sentono perfetti, ma in realtà sono solo gelosi, mai soddisfatti. La parola chiave di questo racconto è per loro, per i farisei, al versetto 25. Suo padre allora uscì a supplicarlo. La parolina greca che sta dietro a supplicarlo è una di quelle parole che si impara subito quando si va in vacanza in Grecia. Parakalò, prego. È la risposta che ci viene data quando diciamo grazie e Eucaristò. È la parola che diciamo per chiedere il conto al ristorante, parakalò, per favore, o che ci viene detta se qualcuno ci chiede un piacere, parakalò, ti prego. Nella Bibbia è una parola strana. Se il soggetto di questo verbo è l'uomo, significa supplicare, chiedere. È il verbo della preghiera verso Dio. È la richiesta di aiuto del misero, del povero, del malato, del sofferente. È il verbo che descrive l'azione di Gairo. Si gettò ai piedi di Gesù e lo pregava, perché sua figlia di 12 anni stava per morire.
Se però il soggetto del verbo parakaleo è Dio, questo verbo significa dare conforto, sicurezza, sostegno, consolazione. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza, recita il Salmo 22. Parakaleo, un unico verbo con due significati, a seconda del soggetto. L'uomo prega, Dio conforta. Però in questa parabola assistiamo al padre che supplica il figlio maggiore, lo prega di entrare in casa. Sappiamo benissimo che il padre della parabola rappresenta Dio, quindi qui c'è Dio che supplica l'uomo. C'è un'inversione di ruoli. Questo è l'unico caso in tutta la Bibbia in cui non è l'uomo a pregare Dio, ma è Dio che prega l'uomo. Siamo di fronte a un evento eccezionale che non ha eguali. La vera conversione di questa parabola non è quella del figlio il prodigo, che torna indietro solo perché non ha più alternative. La vera conversione è quella del padre, che corre incontro al figlio più giovane per abbracciarlo ed esce verso quello più grande per supplicarlo di entrare in casa. Ecco chi è il nostro Dio, non un Dio che si fa pregare, ma un Dio che ci prega di stare con Lui. Padre, quando siamo smarriti, donaci la fame e la sete di te, per gustare la dolcezza del ritorno tra le tue braccia. Quando presumiamo di salvarci da soli, vieni a cercarci, per farci capire che dobbiamo confidare nella tua misericordia. In questo digiuno quaresimale, donaci la gioia di entrare nel banchetto della festa del perdono.